Ciao a tutti e benvenuti in appuntamento in giardino. Questa mattina, che sembra quasi di nuovo primavera, nonostante siamo dopo la metà di novembre, c'è una bellissima temperatura, un clima veramente piacevole, si sta benissimo fuori, veramente giornate straordinarie, bellissime, illuminate da questo sole stupendo, però che effettivamente non sono molto in sincronia con il periodo perché dovrebbe fare effettivamente molto più freddo, però nelle zone d'ombra effettivamente si sente comunque una temperatura molto più bassa. Questa mattina quindi ho deciso di potare il mio Miscanthus sinensis, che è in questa casa praticamente coltivato nel mio giardino sì da quando io e Giorgio siamo venuti ad abitare qui. L'abbiamo già trovata qui come pianta, quindi è una pianta di 20 anni. Io tutte le volte che arriva l'inverno taglio tutta la vegetazione del Miscanthus a forma un po' di sfera, in modo da dargli poi la primavera successiva l'opportunità di riscoppiare di nuovo con la sua vegetazione, creando questa bellissima sfera verde molto grande. In realtà la potatura andrebbe fatta in primavera perché il Miscanthus è una graminacea e come tutte le graminacee non andrebbero potate nel periodo autunnale o invernale, bisognerebbe farlo in primavera in modo che una volta fatta la pulizia della pianta, la pianta poi riparte con la nuova vegetazione e non patisce magari dei danni dovuti al gelo. Io però la potatura sul Miscanthus l'ho sempre fatta nel periodo del tardo autunno, diciamo, perché poi quando comincia a nevicare, essendo una pianta con foglie molto lunghe, con il peso della neve questa pianta si schiaccia per terra e prende veramente un aspetto terribile. Così sono 20 anni che io questo Miscanthus lo poto tutte le volte a fine autunno, ho visto che comunque torna a vegetare in maniera straordinaria sempre tutti gli anni. Ho deciso di realizzare degli anelli da usare poi per contenere le mie ortensie Annabelle, perché gli ho sempre messo questi paletti con dei fili per cercare di sostenerle, ma sono sempre state abbastanza brutti da vedere. E così, girando un po' su internet, ho visto delle idee molto carine, con questi pali messi un po' a vaso nel terreno e con questi anelli per sostenere poi tutta la vegetazione dell'ortensia. Andiamo a vedere come realizzare questi bellissimi anelli di Miscanthus che saranno in realtà da utilizzare poi dalla primavera in poi, perché non credo abbiano una durata illimitata. Farli superare tutto l'inverno potrebbe essere un rischio poi per arrivare in primavera e vederli abbastanza deteriorati. Io purtroppo non ho un posto dove sistemare questi anelli, voglio farlo come esperimento, quindi lo farò in questi giorni, costruirò queste strutture e poi vediamo se resistono o meno fino all'autunno prossimo. Sono molto spesse, quindi molto robuste, voglio farle veramente robuste con un filo metallico che le tiene insieme, ma vediamo insieme come farle. Una volta scelte le foglie da utilizzare per creare il nostro anello, andremo a prenderle in questo modo e poi non andremo ad unirle in questo modo, vedete, perché si rischia che poi tutta la parte meno flessibile, che è quella alla base delle foglie, rimane tutta da una parte, quindi questo impedisce poi di poterle piegare. Quindi andremo a prenderle, in questo modo le giriamo e le uniamo così. Se vogliamo fare un anello più piccolo dovremo tenerci un po' più stretti. Se vogliamo fare un anello più grande andremo ad allargare, ad allungare la struttura. Più l'anello è piccolo, meno rami dobbiamo usare, altrimenti sarà meno flessibile. In questo modo io voglio fare un anello un po' più grande, quindi lo lego, lo sistemo in questo modo e con un filo metallico eccolo qui, che taglio con delle cesoie che ormai sono alla fine perché sono mezze distrutte, altrimenti rischio di rovinare il filo della lama. Vado subito a legare la parte centrale della struttura in maniera abbastanza decisa. Una volta fatto questo andrò a fare un nodo e posso partire poi con il legare tutta la struttura col mio filo metallico. Ok, in questo modo ho fermato, in base alla lunghezza che voglio, tutta la struttura del mio anello, quindi prenderò un filo abbastanza lungo, perché adesso l'operazione diventa un po' più complicata,
e vado ad ancorarmi dove ho fatto il nodo con l'altro filo. In modo da partire dal centro. Vado a fare un altro nodo piccolo, così posso partire con il legare tutta la struttura. Vado in questo senso a legare tutta la struttura salendo su verso la cima, sempre in maniera molto forte, cercando di legare bene. Ogni tanto vado a pettinare un po' tutta la struttura perché ci sono delle foglie che sono curve e quindi rimangono poi al di fuori. Sempre in maniera molto forte. E proseguo con questo lavoro, arrivando quasi fino alla sommità. Possiamo anche utilizzare dei guanti, perché alcune graminacee hanno delle foglie che sono anche un po' taglienti. Il miscanthus si può maneggiare bene anche senza guanti, noto che non è tagliente, ma se vogliamo usare ad esempio le foglie dell'erba delle pampas, assolutamente bisogna usare dei guanti perché sono foglie molto taglienti. Allora arrivo fino alla cima, senza arrivare proprio alla punta, mi fermo una decina di centimetri prima più o meno, dove vedo che tutto è molto più sottile, do 2 giri o 3 e torno indietro. Quando non ho più filo vado ad ancorarmi in uno dei fili precedenti in modo da creare un nodo e mettere in trazione poi il tutto. Fatto questo, torno a prendere un altro filo abbastanza lungo. Più filo usiamo e meglio è, perché riusciamo a tornare indietro per una buona lunghezza anche, e questo dà robustezza a tutta la struttura. Vado a fare un altro nodo. Io avevo già tagliato un filo, devo andare poi a recuperarlo perché qua che gira non lo vedo più. Vado a legarmi nella parte centrale dove ho iniziato a fare il primo nodo e da lì parto per legare l'altra parte del mio anello di miscanthus. E torno a fare praticamente la stessa operazione. È un po' complicato perché il filo è molto lungo, bisogna passare sotto, bisogna stringere bene con le mani tutta la struttura. Deve sempre togliere anche tutto ciò che si stacca in maniera automatica. Questa volta ho usato un filo veramente molto molto lungo. Quando arriva alla sommità diventa tutto un po' più semplice perché ho più libertà di spazio, di movimento, e arrivo quasi alla sommità. In questo modo 2 o 3 giri e torno indietro col mio filo. Una cosa molto importante è fare un lavoro sempre con una certa tensione perché deve rimanere tutto legato insieme in maniera abbastanza regolare.
torno indietro e vado a legarmi di nuovo in uno dei fili precedenti in modo da creare ancora un altro po' di tensione a tutto il mio lavoro di legatura dell'anello. Ok, se sono un po' morbido mi allungo un po' e vado ancora a legarmi in un altro filo ancora dopo. Volendo poi si può fare quel giro, è un fil di ferro, quindi si può girare e automaticamente rimarrà poi unito, anche senza fare un nodo, ma io preferisco fare ogni tanto dei nodi perché si dà più robustezza anche al filo nella sua posizione. Ok, fatto questo prendiamo un anello che abbiamo realizzato precedentemente e cerchiamo di farne uno più o meno uguale. Non è detto che debba essere per forza preciso nella sua lunghezza, comunque possiamo vedere un po' dove legare la nostra struttura. Diciamo che così potrebbe essere adatto, più o meno della stessa dimensione. Quindi adesso con una mano tengo il punto esatto in cui ho unito le due estremità, ecco qui il filo che avevo tagliato prima, e vado a fare lo stesso lavoro iniziale, ovvero a fare un nodo centrale per tenere il tutto ben stretto, in modo che non sfugga nulla delle due estremità. Questo è un bel lavoro perché si ritorna sul discorso del riciclo del materiale che abbiamo in giardino, perché il giardino ci permette veramente di spaziare un po' con la nostra creatività. Fatto questo, ho già il mio cerchio, però così non va bene, bisogna cercare di unire ancora il tutto bene. Quindi farò un altro lavoro con un filo unico di ripasso per legare bene quest'ultima parte dell'anello. Quindi vado a legarmi sempre in maniera centrale. È molto importante legare bene il filo in modo che non si muova dalla sua posizione e torno indietro, sempre percorrendo tutto lo spessore fino ad arrivare alla fine di tutte queste piccole cime che fuoriescono dalla struttura. Poi non deve essere un lavoro assolutamente perfetto, perché più ha delle piccolissime imperfezioni e più risulta rustico e piacevole anche alla vista, non è niente di, non so come dire, di sintetico. Ok, torno indietro, così vado a legarmi anche l'altra parte se ci arrivo col filo, perché mi sa che era un filo non troppo lungo, ma dovrei farcela. E poi torno di nuovo indietro di qua e vado come sempre a legarmi su un filo precedente in modo da mettere sempre tutto bene in trazione. Faccio un nodino e se il nodino che ho fatto è un po' morbido, come avevo detto anche prima, torno su un altro filo e avvolgo in modo da creare sempre quella sorta di nodo che mi permette al filo di non slegarsi. Bene, l'anello è realizzato, veramente un lavoro molto facile. Per realizzare un anello ci vanno circa 10 minuti, più o meno, no? 5-10 minuti, non è un lavoro molto difficile e complicato. Con questi anelli io posso crearmi la mia struttura, posso anche metterne 2, 3, 4 se le piante sono veramente molto robuste e tendono a curvarsi. Gli anelli piccoli, dicevo, si mettono alla base se vogliamo dare una forma a vaso alla nostra struttura, altrimenti possiamo creare una colonna con tutti questi anelli
per poter utilizzarli appunto per sostenere le nostre piante. Volendo possiamo dargli anche un altro uso, li possiamo appendere in giardino, li possiamo anche mettere semplicemente come perimetro nella terra in cui magari c'è una parte di terreno in cui abbiamo seminato o magari piantato dei bulbi, tipo dei crochi o dei tulipani. Questo può essere un perimetro esterno della piccola aiuola per delineare appunto le zone dove abbiamo sistemato magari bulbi in giardino che sono sparsi un po' qua e là e non sappiamo bene dove li abbiamo messi, quindi prima di metterli possiamo creare queste strutture e poi piantare all'interno magari dei bulbi. Le possiamo fermare nella terra con dei bastoncini o con dei picchetti metallici, però tenere i picchetti metallici in giardino può essere un rischio, perché se poi ci dimentichiamo di toglierli magari inciampiamo e può essere un rischio. Io propongo anche semplicemente di appoggiarli nella terra, magari inserendo dei piccoli palettini di legno in modo da tenere ferma la struttura nel caso di vento o di forti piogge che magari possono spostarla. Ad esempio qui questo è un terreno in discesa, quindi qui tutto verrebbe poi spostato con delle forti piogge o del vento molto forte. Questo è il lavoro degli anelli con le foglie di Miscanthus, penso che possa essere una buona idea come materiali di riciclo per poter abbellire il nostro giardino. Ho diverse idee, qui ho anche preso dei salici che mi sono stati regalati l'anno scorso da un mio vicino di casa Marcello, grazie Marcello, che hanno già un anno di età, sono stati messi sotto una tettoia, adesso vedo se sono flessibili o meno, ma mi inventerò qualcosa e poi magari ve lo farò vedere in un prossimo video di appuntamenti in giardino. Grazie a tutti, se avete delle domande da farmi vi risponderò nei commenti. E ricordo sempre, se vi è piaciuto il video, di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale Appuntamenti in Giardino, in cui propongo sempre delle cose abbastanza semplici da fare, perché mi piace molto stimolare la creatività nelle persone, dargli un qualcosa da fare durante la giornata, perché è bello occuparsi ad esempio del giardino in una giornata come questa in cui con un po' di creatività si riescono a creare delle cose molto belle. Ciao a tutti e grazie, e ad un prossimo video di Appuntamento in Giardino. Ciao ciao!